Buongiorno, come state? Che mi raccontate? Vi ho fatto la stessa domanda in un post nella sezione community del canale e una persona mi ha chiesto che cosa significa che mi raccontate. Beh, è una domanda informale, tipica della conversazione colloquiale, per chiedere a una persona se ha delle novità da raccontare. Non necessariamente delle novità, ma se ha qualcosa da raccontare, no? È un modo carino per iniziare una conversazione con qualcuno. Ciao, come stai? Che mi racconti? Hai delle novità? Che cosa hai fatto negli ultimi giorni? Eccetera, eccetera. Oggi la giornata è iniziata di corsa. Sono andata in palestra, ma a metà strada mi sono resa conto che non avevo con me il braccialetto elettronico per entrare in palestra. Non il braccialetto elettronico che hanno i detenuti agli arresti domiciliari. Sono dovuta correre in palestra perché appunto ero in ritardo. Tra poco devo uscire. Oggi pomeriggio sono stata invitata a vedere il nuovo studio di registrazione di Edoardo del canale YouTube Menestrandise in francese. Non so se vi ricordate questo video qui, il racconto di Natale che ho pubblicato qualche anno fa ormai e che era in collaborazione proprio con Edoardo. Lui e la sua ragazza hanno deciso di rinnovare il loro studio di registrazione e quindi mi hanno invitato a vederlo e oggi ci andrò. Solo che prima devo passare a prendere qualcosa, un pensierino, qualcosa da portare e sono indecisa se andare sul cibo o se andare su un oggetto, sull'oggettistica. Non lo so, ci devo pensare. Poi oggi pomeriggio, dopo, quindi nel tardo pomeriggio, devo portare il motorino alla concessionaria dove l'ho comprato perché mi devono montare il bauletto, è finalmente arrivato il bauletto. E poi stasera vado a cena fuori con una mia amica. Quante cose oggi. Se vuoi salutare. Poi grazie di essere venuto a trovarci. Ma grazie a te per l'invito, è bellissimo lo studio. Mi fa un sacco Veramente, piacere. mi è piaciuto un sacco. Ci vediamo presto. A Quando presto. vuoi, è a casa Poi tua. vengo a vedere lo spettacolo. È vero, è vero. Che stai mangiando? Lo so che cosa stai mangiando. Quella è una radice di malva, lo so bene. Infatti la mia era una domanda retorica. Ho parlato per tipo 10 minuti e il cellulare non stava registrando. Vabbè, rifacciamo da capo. Allora, sono nello stesso identico posto dell'altra mattina. Sta passando della gente, mi vergogno. Dicevo, abbiamo prenotato per cena nello stesso posto dove l'altra mattina abbiamo fatto colazione, perché è un posto molto carino e ci piace. Comunque, in questo momento siete appoggiati sul bauletto. Che bello! Così posso metterci il casco dentro. E cos'altro ho detto prima nella non registrazione? Ah sì, vi ho parlato anche di questo perché ce l'avevo al collo e poi appunto lo riporrò nel bauletto. È finalmente arrivato il suo momento. Con questo registro i video mentre scorrazzo sul mio bolide. E tra l'altro ho letto che è molto meglio tenere videocamere, telefoni, cose per registrare attaccati al corpo perché le vibrazioni rovinano la videocamera. Questo l'avevo comprato tempo fa, l'ho usato un paio di volte per camminare per strada, però poi non l'ho più usato e quindi adesso sono felice di riprenderlo e di usarlo perché è molto divertente.
Buongiorno, ovviamente ho preso la pioggia quando sono uscita di casa, però adesso per fortuna c'è il sole, quindi spero che si asciughino un pochino i sanpietrini, così da non essere più tanto scivolosi. Si sente che è venerdì oggi. Sono un po' provata dalla settimana. È l'1:30. Vorrei un pezzo con le patate. Sì. Le perle 7. E poi anche quello lì con i funghi e le salsicce. Sì. Prego signora. Grazie. Domenica abbiamo deciso di passare la giornata a Castel Gandolfo, un paesino che si trova sul lago di Albano, a una trentina di chilometri da Roma. Questo borgo è famoso per essere la residenza estiva del Papa. Per pranzo ci siamo fermati in una fraschetteria, ovvero un tipo di trattoria che si trova nella zona dei Castelli Romani. Pranzo abbiamo fatto una passeggiata per esplorare un po'. Ad un certo punto per terra ho notato un codice QR fatto a mosaico. Ero curiosa di vedere a cosa portasse. Al profilo Instagram di Vatican News, ingegnoso. In seguito abbiamo deciso di spostarci e vedere un altro borgo nei dintorni, Nemi, che però affaccia su un lago diverso, più piccolo, il lago di Nemi, appunto. Questo borgo, che fa parte dell'associazione I Borghi Più Belli d'Italia, è famoso per le fragole e infatti ogni anno organizzano una sagra che attira molti visitatori. Se non sbaglio, quest'anno la manifestazione compie 100 anni. Poi ci siamo fermati per prendere un caffè. Io mi sono presa il primo caffè shakerato della stagione. Sembra una birra scura, ma vi assicuro che era caffè. Non mi ha fatto impazzire, a dire la verità, l'ho trovato un po' troppo annacquato. Buongiorno, sono quasi le 3, io sono in centro perché sto andando a tagliarmi i capelli. Oggi provo un nuovo parrucchiere, è stata una scelta forzata perché la ragazza che lavorava nel salone
in cui andavo non c'è più, se n'è andata da lì e quindi io mi trovo costretta a trovare un'altra soluzione. Quindi vediamo. Non vedo l'ora di tagliarmi i capelli perché sono ad una lunghezza un po' strana e non mi piacciono. Li voglio corti. Mi sento più leggera. Finalmente un caschetto corto, dritto. Sono molto contenta e adesso, siccome non mi va di mettermi subito il casco, mi faccio una passeggiata in centro. Se non c'è tanta gente mi prendo una granita al caffè dalla tazza d'oro. Ciao, buonasera, una granita al caffè. Grazie. Ciao, una granita al caffè, grazie. E vai. Grazie. Ci voleva proprio quella granita al caffè. Oggi c'è un ospite qui con noi, un ospite speciale. Ciao patata, come stai? Tu stai sul letto di Angelina e Angelina sta sul tuo letto. Vi siete scambiati i letti. Come mai? Boh, chi lo sa. Io vi saluto qui e vi do appuntamento al prossimo vlog. A presto, ciao!